So if you want, you can say salve to the camera. Salve? Salve. Salve. Salve, yes. Salve. Salve and welcome to solar plant, I don't know. Salve. Welcome to the solar plant. Sì, è tutto vero, quello che avete appena visto è Tim Cook, in questo momento sono in Danimarca, circondato da pannelli solari, ma andiamo con ordine perché oggi parliamo di ambiente. Carbon Neutral, questo è il nuovo loghino sui nuovi Apple Watch. Cosa diamine vuol dire e soprattutto perché è così dannatamente interessante come cosa? Andiamo con ordine. Come umanità stiamo facendo un casino, stiamo inquinando troppo per produrre le cose di cui abbiamo bisogno, dove per inquinamento principalmente vuol dire bruciare cose che generano anidride carbonica, CO2, che in questo momento è il problema più grande che abbiamo perché generiamo più CO2 di quella che la natura riesce ad assorbire, quindi più anidride dell'atmosfera, si riscalda tutto, succede un casino e ci estinguiamo. Drammatico, sì. Molto più complesso di così, però perlomeno ci siamo accorti che c'è un problema. Ci sono accordi internazionali che dovrebbero essere rispettati, che spoiler non stanno venendo così tanto rispettati, ma questa è un'altra storia. E ci sono un sacco di aziende che, rendendosi conto che per continuare a fare quello che devono fare o diventano sostenibili o è un disastro, anche in vista ovviamente di adeguarsi a future norme governative, stanno facendo loro in primis dei piani per diventare carbon neutral, quindi per raggiungere un impatto neutrale sul mondo. Apple già qualche anno fa ha lanciato il suo piano 2030 con l'idea di rendere tutte le operazioni e tutti i prodotti al 100% carbon neutral, e quest'anno hanno dedicato particolare attenzione facendo tutta questa scenetta con madre natura che arriva, fa le domande a Tim Cook, fa le domande a Lisa Jackson. Sono riusciti a raccontare questa cosa a grandi linee, però dietro a un loghino e dietro a una dichiarazione ci sono una serie infinita di cose interessanti da dire su questa cosa qua. Quindi come si fa a fare un prodotto come l'Apple Watch carbon neutral? Tre cose principali sono i problemi per quanto riguarda le emissioni: i materiali, e in questo caso fondamentale il discorso materiali riciclati. In questo caso per esempio ho in mano magneti al 100% riciclati e alluminio. Questa è tutta la nuova lega brevettata da Apple di alluminio riciclato, che però ha caratteristiche praticamente uguali al nuovo. Poi abbiamo il discorso elettricità, che viene utilizzata sia per produrre gli Apple Watch, sia addirittura Apple calcola l'elettricità utilizzata dall'utente durante tutta la vita del prodotto, e questa cosa è assurda. E poi abbiamo il trasporto, quindi spedire fisicamente gli Apple Watch in giro per il mondo per farli arrivare negli Apple Store, per farli arrivare nelle vostre case. Questi sono i tre Apple Watch carbon neutral, quindi il Serie 9, l'SE e l'Ultra 2. Ora potrei stare qui a raccontarvi infiniti dati. Se siete curiosi, sulla pagina ambiente di Apple ci sono tutte le spiegazioni con tutti i report super dettagliati, con tutti gli studi indipendenti, i materiali. In generale Apple per raggiungere gli obiettivi del 2030 ha ancora tanta strada da fare, ma ci sono un sacco di progressi. Sicuramente loro sono anche i migliori a raccontarli, tant'è che ogni prodotto Apple adesso ha il suo report ambientale. Quindi per esempio Apple Watch Serie 9, per essere prodotto, trasportato, mandato, fatto, tutto quello che concerne lui, cinturino compreso, se fosse stato prodotto come Apple produceva le cose nel 2015, la sua carbon footprint, la sua impronta di carbonio, perché dannazione in inglese suona tutto sempre meglio, sarebbe stata di 36,7 kg, e di questi vedete che la maggior parte è l'elettricità per la manifattura e per poi ricaricare il dispositivo per essere usato. Questo forse è il problema più semplice da risolvere spostandosi a energie rinnovabili. Infatti tutte le strutture Apple del mondo, ovvero uffici, Apple Store e data center, dal 2018 sono già al 100% rinnovabili. Questo viene fatto non solo mettendo pannelli solari sopra l'Apple Park, ma anche costruendo fisicamente infrastrutture rinnovabili. Costruzione che tra l'altro ha un impatto e quindi deve essere calcolato anche l'impatto per costruire il pannello. È un casino sta roba. Parliamo di energia. In questo momento mi trovo in uno dei progetti di Apple. Questo è, come vedete, un campo di pannelli fotovoltaici. Questo parco solare si estende per 57 ettari, circa 80 campi da calcio per intenderci. È uno dei più grandi parchi solari della Danimarca e produce 42 megawatt e oltre 50.000 megawattora all'anno, quindi più o meno energia sufficiente per alimentare 15.000 abitazioni. Tra l'altro sempre in Danimarca ci sono turbine eoliche. Piccola chicca legata proprio ai pannelli solari, in tempi non sospetti, perché questa cosa succedeva nel 2014, Apple era uscita con questa pubblicità geniale sui pannelli solari dicendo ci sono delle idee che vogliamo che vengano copiate, quando c'era poi tutto il dibattito noi copiamo loro copiano noi e bla bla bla, e c'erano state varie cause con varie altre aziende, e questo dimostra quanto erano già avanti i tempi, ma quanto avanti sono ancora tuttora, con proprio
una visione che si evolve, nel senso che ai tempi forse sembrava bastasse mettere qualche pannello solare, adesso bisogna considerare tutto il ciclo di vita del prodotto. Un domani magari ci saranno nuove soluzioni, nuovi problemi e nuove sfide. Questo è un po' il discorso. Ci fermiamo un secondo, torniamo al nostro schemino e parliamo di materiali, che secondo me è la parte più incredibile e affascinante. Infatti qua dentro c'è di tutto. L'idea ovviamente di riciclare il più possibile tutto quanto. Per esempio da qualche anno è in funzione Daisy, che è questo insieme di robot in Olanda, ce n'è anche uno in America, che si occupano di smembrare gli iPhone per recuperare tutti i materiali. Giusto per darvi un'idea, qua dentro ci sono alluminio 100% riciclato per il case, plastica 25% riciclata, stagno 100% riciclato nei circuiti, materiali rari dei magneti 100% riciclati, tungsteno 100% riciclato, oro 100% riciclato, rame 100% riciclato e cobalto nelle batterie 100% riciclato. Grosso modo un 30% di sta roba è riciclato. Manca all'appello il trasporto. Banalmente la scatola di quest'anno è più piccola, quindi occupa meno spazio. Nello stesso spazio se ne possono mettere 5 anziché 4. Sì, si potrebbe sicuramente fare più piccola, visto che l'Apple Watch è grande così. In più si è tornati a spedire più via nave che non via aereo, quindi riduzione moltissimo delle emissioni. Morale della favola, alla fine di tutto ciò, Apple Watch non è carbon neutral perché emette ancora 8,1 kg. Quindi si fa questa compensazione, che vuol dire investire in progetti di riforestazione principalmente, quindi far crescere piante che poi vadano a prendere CO2 dall'atmosfera. La cosa interessante è che Apple si è autoimposta prima di ridurre il più possibile le emissioni, almeno del 75%, e poi quello che ancora non si riesce a eliminare si compensa. Ma lasciamo parlare chi ne sa più di me. We are here with Tim Cook. Hi. I was in Cupertino, was so exciting, and yes, the new product, all good, the new iPhone titanium, and Thank you. about the Apple Watch was really impressive to see that this product and also the other Apple Watches are carbon Neutral. So yes. how do you feel about reaching this goal? I'm incredibly proud of it. It's 1,000 different projects that got us there. Everybody in the company, from design to manufacturing, to the packaging of the product, to the way it's transported. And so I'm just incredibly proud of the team. And we're achieving it 7 years before our goal of having all of our products to carbon neutral by 2030. And the meeting with Mother Nature was difficult. It was difficult. She was very skeptical, but by the end of it, I think she understands how much work we've been really doing. Let's start from the beginning. When did you realize in the past that climate change was such a big problem and was one of the biggest villain of this story? Not a specific moment and a specific event, but we've actually been working on environmental issues for a long time. If you look at how much progress we've made since 2015, we've taken our carbon emissions down by 45%, and that's despite the company growing almost 70%. Apple always says think different. Yeah. How does Apple think different, and how all can we think different in this new world? We recognized early on that it couldn't be a role of one department in the company that's focused on environment, that it had to be a whole of company effort. It was not the kind of thing where you could say, let's pick 3 things and do those great. You had to do 1,000 things. And the other thing I would say is we've been very open about what we're doing with the environment because we want people to copy us. Unlike we're very secretive with our product. From a scale from, I don't know, 1 to forgetting your iCloud password, how difficult was this task, or what is the most difficult part in all these? It's very difficult, to be honest with you, because it is 1,000 different projects to really accomplish it. If you take the watch, we worked on renewable energy projects like the one you're standing in now. Yeah. And it took many of these in many parts of the world. Learning how to recycle materials. Now 30% of the watch content is recycled. Yeah. And that requires lots of deep engineering work to accomplish that. And then we had to come up with ways to ship our products more efficiently because the transportation carbon footprint is significant by itself. And when all of that is said and done, you still have some carbon emissions left over, and so we had to learn how to plant forests and grasslands to pull carbon from the atmosphere. Per farvi capire ulteriormente il grado di complessità, oltre al prodotto ci sono tutti i servizi. E quindi interrompiamo un attimo Tim, ci spostiamo a Viborg, sempre in Danimarca. E questo infatti è il data center di Apple. Anzitutto questo data center, come tutte le strutture Apple, è alimentato al 100% da energia rinnovabile, in questo caso da altri progetti che sono sulla stessa griglia, nonché i pannelli solari che avete visto prima. Ma senza perderci in chiacchiere,
Entriamo e vediamo un po' perché questo data center è così figo. Per darvi un'idea, qua abbiamo un modellino di tutto il data center fatto in Lego. Tra l'altro questa è solo una piccola parte perché tutto è progettato per essere espandibile. In questo momento siamo a 14 megawatt di capacità, potrà arrivare fino a più di 200. Permesso. Wow, questa è una delle sale server. Qua dentro ci sono fisicamente parte dei nostri dati, perché sì, noi usiamo i servizi finali come Siri, iCloud, le mappe o tutti quanti i servizi Apple, però poi anzitutto sono da qualche parte scritti su qualche disco e elaborati da qualche computer, e soprattutto per quanto riguarda tutta la questione ambientale è energia che viene utilizzata per lo storage dei dati, che viene utilizzata per il calcolo. Quindi al di là della parte tecnica in sé per sé, capite quanto un prodotto non è solo il prodotto in sé per sé, ma è anche tutti i servizi ad esso collegato. E quindi se si vuole renderlo veramente carbon neutral, come in questo caso l'Apple Watch, bisogna anche occuparsi dei calcoli, dello spazio, e la verità è che è tutto un casino, perché noi come uomini, per avere sempre più servizi, abbiamo fatto sempre di più, e quindi bisogna considerare ogni singolo aspetto. Apple sicuramente ha ancora molta strada da fare, però posti come questo dimostrano che si può fare, si può avere un data center al 100% sostenibile. A questo proposito, da questo punto di vista, questo posto è assurdo. A parte il silenzio, sono qua senza microfono, solo con l'iPhone che sto registrando. Normalmente in un data center, io ne ho visitati un po', c'è 10 volte tanto il casino. Il sistema di raffreddamento è ad aria grazie a questi ventoloni. Siamo in Danimarca, quindi l'aria esterna è fredda, e questo è ottimo per ridurre l'utilizzo di acqua. Tra l'altro fuori c'è un laghetto che raccoglie l'acqua piovana. C'è un progetto per sfruttare il calore che viene prodotto dai server per poi riscaldare le abitazioni qua vicine con una specie di teleriscaldamento. Tra l'altro alberi piantati in giro appunto per ridurre le emissioni. Insomma, non c'è la singola cosa che salva il mondo e salva l'ambiente, ma ci sono tante piccole cose sparse. Fun fact: in tutto il data center ci sono 48 robottini tagliaerba, ed è tutto collegato, è tutto incredibilmente complesso, ma è anche tutto, secondo me, molto affascinante. Non giriamoci intorno, sicuramente il prodotto che inquina meno è quello che non viene mai prodotto, perché per quanto possono essere incredibili e dettagliati i calcoli, è sempre una cosa in più. Ci sono poi infiniti discorsi da fare sulla longevità di un prodotto, e in questo in realtà Apple è messa molto bene, perché i prodotti durano molto di più rispetto alla concorrenza. Quindi al di là del prodotto in sé per sé, Apple Watch non cambia il mondo, però è molto interessante il concetto, e l'idea alla base non è di privarci di tutto e andare a vivere sulle montagne per salvare il pianeta, ma è riuscire, grazie alla nostra intelligenza, forse, a fare comunque tutto quello che facciamo, anzi ancora meglio, con prodotti sempre migliori, senza autodistruggerci prima. Quindi tutto questo per farvi capire come questa semplicissima stellina verde sia in realtà frutto di un casino pazzesco. Let's say that like 2030 is an alarm on your Apple Watch. That's right. Does keep you up at night? I am optimistic about 2030 because I think we can make it. Mm-hmm. I know we can make it. We've got all the effort going in to make it. We're doing it 20 years before the Paris Accord, and we're doing it in the right way by rolling up our sleeves and doing the hard work. So it gives me great optimism, and it gives me great hope for the future. Of course. It's very hard, but it's worth it. It's worth it because there's no greater crisis in front of us than climate change. I was in Italy over the summer, and the heat was unbelievable. Oh, yeah. There are droughts in Spain. There are wildfires in California. You see the results of climate change everywhere. I admire your vision. That Thank is you. long-term vision. But 2030 is far, but not so far. So what's after? What's the longer vision? It's a good question. First of all, we have to stay at it because hopefully we'll be growing thereafter, and so we'll have to keep pulling carbon out. The other thing I would say is, and maybe the most important thing is, we want to be the ripple in the pond. And so we want to influence other companies to do what we're doing, because they may not get there by 2030, but maybe they could get there by 2035 or 2040. This will take the whole of the world focused on this to change the crisis from occurring. We're going to help other people get there as well. I have one more thing. Okay, one more thing. Will you keep the promise to Mother Nature? I will definitely keep the promise to Mother Nature. She has my commitment.
see you. Thank you so much. Thank you very much. It's so great Thank you, working with team. you. Quindi da Yaki, dai pannelli, dalla Danimarca e dal sole che adesso sta baciando la mia faccia era tutto. Ci vediamo prossimamente con prossime cose. Ciao 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 ciao.